Ciao, sono Pierandrea, Ciao, sono Delia dal pastificio Is Culurgionis. da tortolì a giallo zafferano per cucinare i culurgioni sogliastrini. Partiamo dalle patate, le sbucciamo, le laviamo e le mettiamo a bollire. Per il ripieno dei culurgioni utilizzeremo delle patate a polpa gialla. Allora, un consiglio che vi do è di utilizzare una patata un po' più vecchia rispetto a quelle nuove. Le patate più piccole basta tagliarle solamente a metà, mentre quelle un po' più grandette le tagliamo in 4. Copriamo le patate e facciamo cucinare per 40 minuti a fiamma bassa. Nella nostra spianatoia andremo a mettere le farine e tutti gli ingredienti per la sfoglia. Farina di grano tenero e semola di grano duro. Aggiungeremo il sale e mischiamo questi ingredienti. Andremo ad aggiungere un filo d'olio. Adesso raggruppiamo tutta la farina al centro, facciamo una sorta di voragine all'interno, andremo a versare l'acqua, poco alla volta, e la mischiamo. Se ci accorgiamo che la nostra sfoglia è abbastanza dura, ci aggiungiamo un po' d'acqua per renderla un po' più morbida. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare almeno 10 minuti. Ci occupiamo del ripieno. Puliamo l'aglio, togliamo la buccia, togliamo l'anima e lo uniamo al fiscidu. Mescolo con una forchetta il fiscidu con l'aglio per creare una crema che poi andremo ad unire con le patate. Allora, il fiscidu è un formaggio salato, caratteristico della nostra zona. Viene usato per condire il ripieno dei culurgioni. Se non riuscite a reperire il fiscidu, potete sostituirlo con la più conosciuta feta greca oppure aggiungere un po' di pecorino in più al composto. Controlliamo se le patate sono pronte, le pungiamo all'interno e se sono morbide sono cotte. Scoliamo le nostre patate, cerchiamo di scolarle bene in modo da togliere il liquido in eccesso. Ok, schiacciamo le nostre patate con la forchetta in modo da non lasciare i grumi. È molto importante schiacciarle da calde perché così riescono a frantumarsi bene. Allora, il risultato è perfetto anche con la forchetta. Volendo, abbreviamo un po' anche i tempi con uno schiacciapatate. Procediamo aggiungendo gli ingredienti, l'olio, un pizzico di sale, la nostra menta, il formaggio pecorino e il fiscidu che abbiamo precedentemente unito all'aglio. Andiamo a mischiare il tutto e finiamo di aggiungere gli altri ingredienti. Possiamo finire di amalgamare con la spatola. Ok, il nostro ripieno è pronto. Stendiamo la sfoglia. Mettiamo un velo di farina sulla nostra spianatoia e andremo a schiacciare la nostra sfoglia in questo modo. Aggiungiamo un po' di farina sopra e schiacciamo col mattarello. Una volta schiacciata andiamo a tagliarla a metà. La metà la mettiamo da parte e la copriamo, mentre l'altra metà la andiamo a stendere con la nostra sfogliatrice. Passiamo la sfoglia con uno spessore più grosso possibile, la tagliamo in due, togliamo tutta la farina nel banco e andremo a passarla una seconda volta con uno spessore un po' più sottile. Se ci accorgiamo che la sfoglia è troppo grossa, la ripassiamo ad uno spessore più sottile. Con il copapasta da 6 cm andremo a tagliare i nostri timbrini. Successivamente andiamo a riempire i nostri tondini con il ripieno. Togliamo la sfoglia in eccesso. Adesso chiudiamo i culurgionis con la tipica spighita sarda che rimanda un po' al grano sardo. Una volta fatti i culurgionis, li sistemiamo sul vassoio. Ad acqua bollente e salata andremo a versare i nostri culurgionis per la cottura. Cerchiamo di non metterne tanti, se no rischiano di attaccarsi e di aprirsi. Gli diamo una girata con un mestolo in legno, lasciamo cucinare circa 2 minuti e mezzo, dopo che salgono a galla 1 minuto li tiriamo via. Metteremo una base di sugo semplice nel piatto da portata. Una volta pronti andremo a scolare. Adesso possiamo impiattarli. Infine spolveriamo con il formaggio. E il nostro piatto è pronto. Adesso lo assaggiamo. Assaggiamo.
Di bragidi? Meda.